Benvenuti nel video dedicato al modello TT Cada Moda 49. È una giacchina corta caratterizzata da alti polsini e fondo rifinito con bordino esterno, giocato nel posizionare il cartamodello con la tramatura rigata della stoffa. Per prima cosa prendo il davanti numero 1, con ago e filo da imbastire doppio vado a trasferire dal cartamodello alla stoffa i vari marcatori che trovo attorno al perimetro del davanti di questo modello. In questo caso quello che a me interessa particolarmente è la spalla, quindi questa X, l'inizio della spalla, questa X col quadratino blu, la lineetta blu che mi servirà poi per applicare la manica, l'inizio del fianco. Anche se non ci sono i marcatori, è molto importante trasferire la pince sul tessuto, quindi l'inizio, la base del mio triangolo, la punta, il cerchietto finale del mio fianco. Poi se per sicurezza voi volete passare, per la vostra sicurezza volete passare anche gli altri marcatori, potete farlo benissimo. In questo caso io non lo faccio perché è talmente piccolino il fianco che mi basta l'inizio e la fine. E per trasferirli non faccio altro che entrare perpendicolare dove ho il marcatore, faccio uscire il lago da sotto e lascio alcuni centimetri di filo. Utilizzo il filo doppio semplicemente perché fa più attrito e così sono sicura che durante la lavorazione non vado a perdere il filo. E questo lo faccio per tutti i marcatori che mi servono, in questo modo qui, semplicemente. Riportato sulla stoffa con filo e ago i vari marcatori, tolgo il cartamodello dalle stoffe. Vi ricordo che i marcatori blu che vedete servono per poi applicare la manica. Quando arriviamo alla manica, faccio vedere che anche sulla manica ci sono gli stessi marcatori. Separo, prestando attenzione ai fili che rimangono all'interno delle stoffe. Questo è il rovescio del tessuto e lo segno con una X sia questo lato che lato sotto, la parte sotto. La prima cosa da fare è quella di riportare con gesso e riga la pince, quindi unire il punto della base della pince con la punta. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il link al video tutorial come confezionare una pince semplice. In questo modo. La stessa cosa faccio di sotto, poi tolgo gli spilli, separo le stoffe, separo anche i fili e li taglio a metà e vado a confezionare la pince semplice. Cucita la ripresa. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Mettiamo da parte momentaneamente. Prendo il dietro e come per il davanti con ago e filo vado a trasferire i marcatori che trovo attorno al perimetro sul tessuto. Molto importante anche in questo caso è trasferire la ripresa, l'inizio, la base della pince e la punta della pince, oltre alla X di inizio spalla, fine spalla, le due lineette che trovo sull'incavo, l'inizio del fianco e la fine del fianco. E se vi sentite più sicure e se volete sentirvi più tranquille e più sicure, voi potete anche trasferire questi cerchietti. Riportate i vari marcatori, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalla stoffa, prestando sempre attenzione che il filo rimanga all'interno del tessuto. Questo è il rovescio del tessuto, lo segno con una X, il cartamodello era appoggiato sulla piega della stoffa. Vado a riportare con gesso e riga i due lati della pince, in questo modo. Vi ricordo, come detto prima, che nel PDF informativo di questo modello c'è come confezionare la ripresa semplice. Tolgo gli spilli, vado a riportarle anche dall'altra parte, tolgo gli spilli, separo le stoffe, taglio il filo e confeziono la pince. Cucita le riprese, questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Metto assieme il davanti con il dietro. Prendo sempre il dietro, questo è il fianco e questa è la spalla. Prendo un davanti, questo è il dritto del tessuto e questo è il rovescio del tessuto.
Posiziono dritto contro dritto, fianco con fianco e spalla con spalla. Questo modello, sia il fianco che la spalla, lo rifinirò con quello che viene chiamata cucitura ribattuta verso l'interno, quindi verso il rovescio. Per effettuare questa cucitura ribattuta si fa in questo modo. Per eseguire questa cucitura ribattuta verso l'interno, devo unire inizialmente dritto contro dritto, blocco marcatore con marcatore e margine con margine, normalmente come faccio di solito, prestando attenzione che i marcatori coincidano. Okay. Margini in alto coincidono. Prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso. Misuro e riporto. Qui è una linea dritta, perciò. Potevo anche semplicemente unire i due marcatori con il gesso e la riga. Su questa linea imbastisco e cucio a macchina. Non rifinisco i margini, solo cucitura a macchina. Cucita la spalla del davanti con il dietro. Stiro i margini aperti e taglio il margine del davanti, solo il margine del davanti, e lascio un mezzo centimetro dalla cucitura. Stirato e tagliato il margine del davanti, lasciando mezzo centimetro, prendo il margine del dietro e posiziono la fine, questa, sulla cucitura, piegandola in questo modo. Lo accosto alla cucitura e con il ferro da stiro lo appiattisco, in questo modo. Dopo aver effettuato la prima stiratura, porto verso il davanti tutto il margine, così, e rifaccio un'altra stiratura sopra. Poi blocco questa piega che si è creata con gli spilli e l'imbastitura ed eseguo una cucitura a macchina a 2 mm dalla piega, in modo che i margini rimangano dentro tutti e esternamente, in questo caso sono sul rovescio, i margini rimangono tutti puliti. Eseguita la cucitura. Questa è una buonissima e valida soluzione per rifinire i margini. Questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto, quindi abbiamo due cuciture che si vedono parallele tra di loro, e questo sul dritto del tessuto. La prima cucitura non si vede e si vede la seconda. Eseguo per i fianchi e l'altra spalla lo stesso medesimo procedimento. Unisco il fianco, dritto contro dritto, blocco i marcatori, prestando attenzione che i margini di cucitura rimangano allineati, prima con gli spilli, poi misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto. Eseguo un'imbastitura, cucitura a macchina, e poi, come ho fatto per la spalla, rifinisco anche i fianchi con la cucitura ribattuta internamente, e come ho fatto per la spalla vado a stirare i margini aperti, taglio il margine del davanti lasciando mezzo centimetro e poi con la stiratura porto il margine del dietro sul davanti ed eseguo la cucitura. Internamente sul fianco dovrò vedere questa stessa identica immagine, così. Spalle e fianchi rifiniti con la cucitura ribattuta sul rovescio. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto. Spalla e fianco. In questo modo i margini sono tutti all'interno e risulta il lavoro molto pulito. È una buona soluzione, anzi un'ottima soluzione su alcuni tipi di tessuti per rifinire i margini. Questo è il bordo fondo dietro e questo è il bordo fondo davanti.
Entrambe hanno questo cerchietto che si trova nella parte inferiore del modello. Con il filo da imbastire entro perpendicolare nell'angolino dove ho il marcatore, riporto il marcatore sulla stoffa, sia per la parte del dietro che la parte del davanti. Mi sta anche a indicare questo lato il fianco. Tolgo gli spilli dalla parte del dietro. Questo è il centro dietro ed è posizionato sulla piega della stoffa. Separo. Segno con una X il tessuto rovescio. Separo le stoffe e taglio il marcatore. Questo è il bordino del fondo del dietro, questa è la parte inferiore e questa è la parte superiore. Sul bordo fondo davanti, questo è il centro davanti e questo è il fianco. Separo il cartamodello dalle stoffe. Taglio, separo e taglio il marcatore. Segno con una X il rovescio del tessuto. E metto assieme le due parti. Questo è il dritto del tessuto del dietro rivolto verso l'alto. Questo è il dritto del davanti. Devo mettere dritto contro dritto e marcatore con marcatore, in questo modo. Blocco con gli spilli, prestando attenzione che i margini rimangano allineati. Misuro i margini di cucitura che mi vengono riportati sul cartamodello e li riporto sul tessuto. Eseguo un'imbastitura, una cucitura a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zig zag. La stessa cosa per l'altro fianco, attenzione sempre a tenere rivolto verso il basso che è più facile, così non sbagliarsi. Questo è il dritto, appoggio dritto contro dritto e marcatore con marcatore. Blocco con gli spilli, riporto i margini di cucitura, imbastitura, cucitura a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zigzag. Cuciti e rifiniti i bordini del fondo. Ora misuro la parte superiore del cartamodello e la riporto sul tessuto, sul dritto del tessuto. Quindi la parte superiore la riporto. Qui ho lasciato la marca, così è facile non sbagliarsi sulla parte superiore e inferiore del modello. Misuro e lo riporto sul tessuto. Riportato tutto il margine lungo la parte superiore, utilizzo il segno fatto con il gesso per piegare verso il rovescio il margine, così. Blocco con gli spilli e faccio un'imbastitura, solo imbastitura. Piegato il margine superiore del bordino. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio, e anche stirato. I margini di fianchi li ho girati verso il dietro, perché i margini della giacchina sono stati rivolti verso il davanti. Prendo la giacchina. Questo è il rovescio della mia giacchina. Questo bordino è stato creato per avere un gioco di righe orizzontali della giacchina e verticali della fascetta. Quindi questa fascetta, questo bordino viene messo sul dritto del tessuto, ma per applicarlo bisogna partire sul rovescio del tessuto, dritto della fascetta contro il rovescio della giacchina, in questo modo. Parto bloccando subito le cuciture dei fianchi con la cucitura del fianco, che è questa, la prima che vedo, e margine contro margine.
l'inizio della fascetta del bordino con l'inizio della giacchina, qui il davanti. Blocco subito l'altro fianco, quindi cucitura con cucitura, e l'inizio davanti con davanti, così. Dopodiché blocco il mio bordino su tutto il fondo della mia giacchina, prima con gli spilli, metto tutti gli spilli per bloccarlo, poi misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, uso quello del bordo perché vi ricordo che i modelli, cartamodelli TT-CAD mettono gli stessi margini di cucitura sulle parti che vanno unite assieme. Quindi in questo caso posso prendere sia il bordino che la giacchina, non cambia. Misuro e riporto con il metro e il gesso sul fondo, tutto lungo il bordino. Poi imbastisco sulla linea del gesso e cucio a macchina, cucitura solo a macchina, non rifinisco i margini. Cucito il bordo sul fondo della giacca. Si tagliano i margini di cucitura e si lascia solo mezzo centimetro, così, tutto lungo il bordo. Tagliati i margini e lasciato solo mezzo centimetro, si stirano aperti in questo modo, così si appiattiscono e poi è più semplice girare il bordino. Partendo dal centro dietro, questo è il dritto del tessuto, giro il bordino verso l'alto, verso l'esterno, in questo modo. La cucitura che teneva assieme il bordino e la giacchina deve rimanere 1 millimetro verso il rovescio del tessuto, in modo che sul dritto non si veda. Così. Blocco in alto con gli spilli, qui vicino alla piega del bordo. Vado subito a bloccare dove ho la cucitura del fianco, con la cucitura del fianco, questa era la marca, così, e la fine o l'inizio dove ho il davanti, in questo modo. Blocco tutto il bordino con gli spilli in alto, in questo modo, poi eseguo un'imbastitura a 2-3 mm dalla piega del bordino ed eseguo anche una cucitura a macchina, qui così, sempre a 2-3 mm dalla piega del bordino. Così ho un gioco di contrasto di righe orizzontali per quanto riguarda la giacchina e verticali il bordino. Bordino applicato, cucitura eseguita. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio. Questa giacchina risulta molto pulita sul rovescio del tessuto. Questa è la paramontura del davanti e questa è la paramontura del dietro. Ho già tolto gli spilli, non ho riportato nessun marcatore perché prima devo applicare la teletta termoadesiva. Perciò tolgo il cartamodello, segno con una X il rovescio del tessuto, poi con lo stesso modello di stoffa, quindi con la stessa parte di stoffa, vado a ritagliare una teletta termoadesiva perché questa stoffa è molto morbida e voglio dargli un po' di più consistenza e rigidità. La teletta termoadesiva la vado ad applicare su tutta la superficie della paramontura. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è un video tutorial come applicare la teletta termoadesiva. Applicata la teletta termoadesiva sulla paramontura del davanti e la paramontura del dietro, riposiziono dritto contro dritto le paramonture del davanti. Appoggio il cartamodello, blocco con degli spilli oppure tengo anche fermo con la mano perché ho bisogno di riportare sul tessuto un marcatore e precisamente l'inizio della spalla. Guarda che sia tutto allineato, quindi entro perpendicolare
faccio fuoriuscire e taglio. Anche il dietro, la paramontura del dietro, la ripiego dritto contro dritto, posiziono il cartamodello per maggior sicurezza, potete bloccarla con gli spilli, e con ago e filo vado a riportare il marcatore di inizio spalla. Poi tolgo il cartamodello, separo il filo, le due stoffe, taglio il filo a metà. La stessa cosa per la paramontura del davanti, separo dalle stoffe, poi separo per bene le due e vado a tagliare. Ora tengo la paramontura del dietro con il dritto verso l'alto, prendo una paramontura del davanti e la posiziono spalla con spalla, dritto con dritto. Molto importante, su questa spalla del dietro va questa paramontura, perché anche questa è spalla contro spalla e dritto contro dritto, però mi raccomando, questa è sbagliata. Così devo vedere, se la giro momentaneamente così, il giro collo del dietro che continua con il giro collo del davanti. Allora sono sicura di aver preso la paramontura del davanti giusta. La blocco, questo marcatore con il marcatore sotto, e margine con margine. Qui in alto devo far coincidere margini. Misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto. Imbastisco e cucio a macchina e rifinisco i margini di cucitura con zig-zag o taglia e cuci. Per l'altra spalla faccio la stessa cosa, blocco il marcatore con il marcatore, metto altri spilli, riporto i margini di cucitura, cucio e imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini. Messa assieme la paramontura del davanti con la paramontura del dietro. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto, i margini rifiniti con taglia e cuci. In questo caso la paramontura, la parte esterna della paramontura, intendo questa per parte esterna, mentre questa è la parte che va cucita alla giacca, la rifinisco in questo modo. Passo con zig-zag o tagliacuci nel mio caso, tutto lungo il perimetro del contorno esterno. Rifinita tutta attorno con la taglia e cuci. Si potrebbe lasciare così e applicare adesso la paramontura alla giacca. Io però preferisco girare verso il rovescio 1 centimetro, in questo modo. Posso anche, per andare meglio, segnare con il gesso e il metro sul dritto del tessuto 1 centimetro, poi utilizzare la linea del gesso per piegare all'interno i margini, in questo modo. E blocco con gli spilli un'imbastitura e poi una cucitura a macchina. Sul rovescio vedrei questo. Io lo preferisco perché rimane più pulito il lavoro. Bisogna prestare attenzione quando si gira all'interno questa parte dove c'è la rotondità della paramontura del dietro. Non bisogna allungare il tessuto, ma lasciarlo morbido in questo modo. Margine girato all'interno, questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto e questo sul dritto. Ora la paramontura è pronta per essere messa sulla giacca. Come applicare la paramontura sulla giacchina? Prendo la giacchina. In questo caso l'orlo è già stato eseguito perché ha una particolarità come rifinitura questo bordino. Solitamente se la giacca ha un orlo normale, prima va applicata la paramontura e dopo si esegue l'orlo. In questo caso invece prima ho eseguito la rifinitura del fondo.
Questo è il dritto della giacchina. Devo prendere la paramontura e mettere dritto contro dritto, in questo modo, così. La paramontura coincide perfettamente tutto attorno al perimetro del girocollo e del centro davanti. Blocco inizialmente la cucitura delle spalle della paramontura con la cucitura della spalla della giacchina, prestando attenzione che i margini rimangano allineati. Blocco prima una spalla e poi l'altra, sempre facendo coincidere le cuciture. E poi faccio coincidere margine con margine. E blocco tutta la paramontura del giro collo dietro. Poi metto assieme il giro collo del davanti, bloccando inizialmente la parte del centro davanti, margine con margine. La paramontura ha un margine di cucitura, questo margine di cucitura lo devo far sporgere rispetto al fondo della mia giacchina, perché il fondo è già rifinito. Quindi vado a misurare il margine che mi viene indicato alla paramontura, lo riporto sulla paramontura con il gesso e questo segno lo posiziono sul fondo, qui dove ho il mio bordino, in questo modo. I margini della paramontura devono sporgere rispetto alla giacchina, così. Metto assieme tutto il centro davanti con gli spilli. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, poi vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto con il metro e il gesso. Su tutta quanta la paramontura, eseguo un'imbastitura sul segno del gesso e poi una cucitura a macchina. Vi ricordo che per quanto riguarda la cucitura a macchina, quando arrivate qui dove c'è questo angolino, dovete con l'ago fermarvi esattamente dove c'è l'incrocio del girocollo col centro davanti, con l'ago giù, alzate il piedino, ruotate il tessuto, riabbassate il piedino, continuate la cucitura fino all'altro girocollo dove trovate l'angolino e dovete fare la stessa cosa, ago giù, alzate il piedino, ruotate la stoffa e proseguite fin sul fondo della vostra paramontura. Non si rifiniscono i margini di cucitura, ma solo in macchina da cucire. Cucita la paramontura sulla giacchina. Taglio i margini e lascio solo un mezzo centimetro. Così, tutto attorno dove ho cucito la paramontura. Tagliati i margini e lasciato un mezzo centimetro, si fanno dei taglietti dove c'è il girocollo, qui così, 3-4 taglietti, in questo modo, e lo spigolo, questo angolino, lo taglio in diagonale, in questo modo, sia su un lato che dall'altro lato della paramontura, l'altro girocollo della paramontura. Prima di girare la paramontura verso l'interno, verso il rovescio, stiro i margini di cucitura aperti col ferro da stiro, tutto attorno dove ho cucito la paramontura, così sarà più facile girare e qui dove c'è la cucitura rimane il lavoro più piatto. Prima di girare all'interno la paramontura rifinisco il fondo. Il margine della paramontura, questo piccolino, lo lascio piegato e giro verso l'alto, in questo modo. Qui viene proprio avvolto il fondo della giacchina.
blocco con uno spillo, imbastisco in modo che rimanga fermo e poi giro verso l'interno la paramontura, prestando attenzione che il fondo rimanga 1 millimetro spostato verso l'alto rispetto alla giacchina, in questo modo, così. Posso anche direttamente fare il lavoro che sto eseguendo io senza imbastire, ma bloccandolo subito con gli spilli. La paramontura la giro all'interno in modo che 1 millimetro devo vedere la giacchina, in modo che sul dritto del tessuto non deve sporgere la paramontura. Blocco con degli spilli tutto attorno, imbastisco circa a 1 centimetro dal margine e poi sul dritto del tessuto. Poi eseguo una cucitura tenendo il piedino, il margine del piedino accostato al margine della mia giacchina, in modo che la cucitura mi venga alla distanza del metà piedino, qui così. Molto importante quando arrivo sul girocollo, sull'angolo del girocollo, fermarsi con l'ago inserito nella stoffa, alzo il piedino, giro il tessuto e riparto facendo la cucitura ed eseguo la cucitura partendo dall'inizio del bordino tutto attorno fino ad arrivare all'altra parte dove c'è il bordino. La parte sotto, qui della paramontura, la blocco con dei punti a mano. Cucito tutto attorno al perimetro dell'apertura, bloccata la paramontura. Per la parte sotto, qui, si esegue un punto a mano con il filo singolo, tengo il lavoro in questo modo, vado a saldare il filo prendendo dentro qualche filo della paramontura, poi prendo dentro sulla piega della giacca, questo, prendo dentro giacca e la piega qui della paramontura. In questo modo eseguiamo un punto invisibile, prendo dentro. Bloccata la paramontura con il fondo della giacchina con un sottopunto qui e anche questo pezzettino qui fino ad arrivare alla cucitura del bordino e anche sulla spalla dati 2 puntini per bloccare la paramontura. Tutto il resto la lascio libera. Manica. Con il filo doppio riporto i marcatori che trovo sulla manica sul tessuto e sono precisamente questi cerchietti con la X, questa lineetta, questo quadratino con la croce interna e di nuovo questo cerchietto con la X. La righetta singola sta a indicare che questa parte è il davanti e la righetta doppia sta a indicare che questa parte del giro manica è del dietro. Sono gli stessi simboli che io trovo sull'incavo davanti e sull'incavo dietro. Per riportarli non faccio altro che entrare perpendicolare con l'ago all'interno del marcatore. Porto dietro l'ago il filo e taglio a qualche centimetro. Eseguo questa operazione su tutti i marcatori che trovo. Questi marcatori della manica, oltre ad aiutarmi nell'assemblarla poi con il mio corpetto, mi danno anche le indicazioni che, come vi dicevo, mi indicano che questa parte è del davanti e questa parte è del dietro. Questo quadratino con la croce è il colmo manica. Ora tolgo tutti gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe e separo anche le 2 maniche. Segno con il gesso il rovescio del tessuto, sia sopra che sotto. Separo i marcatori e taglio il filo a metà.
Ecco le maniche separate, le metto da parte momentaneamente e prendo il polsino, tolgo gli spilli, segno il rovescio del tessuto sia da una parte che dall'altra, separo i due polsini, un lato del polsino, un lato lungo del polsino, vado sul dritto del tessuto a riportare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello. Essendo una linea dritta, posso segnarli alcuni e poi unirli con la riga, in questo modo. Utilizzo il segno fatto con il gesso per piegare verso il rovescio il tessuto, in questo modo. Blocco con gli spilli, imbastitura e do anche una stirata con il ferro. Questo è un tessuto che mi permette solamente con la stiratura di tenere ben fermo il tessuto, perciò la blocco solo con gli spilli. Se voi avete un tessuto invece che non mantiene bene la piega, bisogna imbastirlo. Utilizzando questi spilli lunghi si può fare quello che si farebbe col filo da imbastire, quindi entrare e uscire 2 o 3 volte, così si mantiene più fermo il tessuto, la piega, il margine. Ora prendo una manica, quella qua. Questo è il dritto del tessuto e questo è il rovescio. La giro verso di me con il dritto. Questo è il fondo della manica. Prendo il polsino, questo è il dritto del tessuto, questo è il margine che ho ripiegato, questo invece è quello ancora aperto. Posiziono il polsino sulla manica, dritto contro dritto, e il margine con il margine. Prestando attenzione, qui dove inizia il polsino e la manica, che questo angolino della manica deve fuoriuscire, perché il polsino ha un'altra forma, sia da una parte che dall'altra. Faccio coincidere margini con margini, blocco con gli spilli, misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello e lo riporto sul tessuto. Tutto lungo il polsino. Imbastisco sulla linea del gesso e cucio a macchina sulla mia imbastitura e non rifinisco i margini, solo cucitura a macchina. Cucito il polsino sulla manica, taglio solamente il margine di cucitura del polsino e lascio un mezzo centimetro dalla cucitura. Tanto così si lascia mezzo centimetro. Dopodiché, quando ho tagliato tutto, stiro i margini verso il polsino, entrambi. Li stiro sia sul rovescio del tessuto che sul dritto del tessuto. Stirati i margini rivolti verso il polsino, prendo la manica sul dritto che guarda verso l'alto e piego a metà l'interno manica, in questo modo, prestando attenzione che la cucitura del polsino coincida con la cucitura del polsino sotto. Blocco con degli spilli, cucitura con cucitura e margine con margine. Il marcatore con marcatore faccio coincidere e anche questi margini, non questi del giro. In questo caso ho un tessuto con una trama rigata, devo fare attenzione che anche le righe coincidano. Guardo sotto e blocco con gli spilli all'interno della riga. E gli spilli, anche se imbastisco, poi li lascio, perché così mi tengono più fermo il tessuto.
il fondo del polsino lo faccio coincidere sia questo margine che la piega. Prendo la manica, misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello e lo riporto sul tessuto con il gesso su tutto l'interno manica. Poi cucio a macchina, imbastisco sulla linea del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini con zig zag o taglia e cuci. Cucito e rifinito i margini. Li ho rifiniti con taglia e cuci e margini uniti perché il tessuto non ha tanto spessore. Questo è il dritto della manica. Questa è la cucitura del sottomanica. Ho stirato i margini di cucitura rivolti verso il dietro, perché i margini della giacca sono rivolti verso il davanti, così quando si incontra la cucitura del sottomanica c'è meno spessore. Riporto la manica sul rovescio e piego a metà il polsino verso il rovescio. Posiziono la cucitura del sottomanica che continua sul polsino perfettamente e la piega del polsino sulla cucitura che tiene unito il polsino alla manica. Quindi accosto in questo modo, blocco con spilli, subito anche blocco la metà, quindi tengo la manica in questo modo, vado a bloccarla, sempre la cucitura che tiene assieme il polsino con la manica con la piega del polsino, così. Devo proprio intravedere un filo di cucitura, così ho il punto di riferimento perfetto per accostare il polsino. Quando ho bloccato con gli spilli il polsino in questo modo, eseguo un'imbastitura a 2-3 mm dalla piega. Per andare bene a bloccare il polsino sulla manica con gli spilli e non prendere dentro la parte sotto, io inserisco una squadretta o comunque un qualcosa di rigido, un quaderno, una copertina di quaderno, in modo da separare la parte sotto. Polsino imbastito. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio, che si scorge appena la cucitura, la prima cucitura. Ora, tenendo il tessuto sul dritto, vado ad effettuare con la macchina da cucire una cucitura qui rispetto al margine a 3 mm, qui così. Cucitura eseguita. La manica è pronta per essere messa sulla giacchina. Come applicare una manica a giro con i modelli TT-CAD. Innanzitutto abbiamo il davanti con i marcatori già riportati sul tessuto con una lineetta, il quadratino qui in alto con la croce e il cerchietto. Il dietro troviamo sempre sulla spalla lo stesso marcatore e abbiamo due lineette. Sulla manica sono presenti sia il quadratino che sta a indicare il colmo manica che la lineetta singola e la doppia lineetta. La lineetta singola andrà poi messa con la parte del davanti, mentre la curva dove c'è la lineetta doppia andrà messa sull'incavo del dietro. Questa manica è la manica sinistra perché ho un marcatore sul giro del davanti e invece due marcatori sulla parte della curva del dietro della manica, perciò questa parte rappresenta il davanti e quindi è la manica sinistra. Prendo la giacchina, questo è l'incavo sinistro, qui trovo un marcatore e qui ne trovo due, mentre il colmo manica è rappresentato dalla cucitura. In questo caso non la cucitura ribattuta perché è quella che mi serviva per rifinire i margini, ma questa cucitura che è la prima che tiene assieme il davanti con il dietro. La giacca, e in ogni caso quando devo applicare una manica, devo avere la giacca o il cappotto, la maglia, quello che è, sul rovescio, perciò così. Questa è l'apertura dove va poi inserita la manica. La manica invece deve essere sul dritto del tessuto.
questa è l'apertura, tengo l'apertura rivolta verso l'alto, la manica in questo modo la porto sotto e la faccio fuoriuscire dall'incavo, in questo modo. In questo modo ho la cucitura della spalla che devo far coincidere con il marcatore che mi rappresentava il colmo manica. In questo modo, questo con questo, ed è molto importante tenere il lavoro in questo modo, girandolo e avendo le aperture, questo, rivolte verso di voi, perché noi dobbiamo adesso mettere gli spilli sulla manica, questo. Cioè lo spillo deve incontrare per primo, quando lo inserisco, il tessuto della manica. Vado subito a bloccare il colmo manica con la cucitura, prestando attenzione che i margini qui in alto rimangano allineati. Poi blocco subito la cucitura e quindi facendo ruotare di nuovo la giacchina in modo sempre da avere verso di me l'apertura. Vado a bloccare la cucitura del fianco, questa, che è questa qui, con la cucitura del sottomanica, in questo modo, cucitura con cucitura, e blocco con spillo. Bloccate le due estremità, quindi il colmo manica e la cucitura del sottomanica con il fianco, vado a bloccare i marcatori, i due marcatori della manica con i due marcatori della giacca, sempre avendo verso di me l'apertura e la manica, perché lo spillo che vado a inserire deve incontrare prima il tessuto della manica, in questo modo. E l'altro marcatore. Così. Poi blocco il marcatore singolo della manica con il marcatore singolo dell'incavo del davanti. Quando ho bloccato questi 4 punti, inizio a bloccare la manica con l'incavo con tutti gli altri spilli. Bisogna prestare attenzione, ed è molto importante, che la parte che va dalla cucitura del fianco fino ad incontrare il primo marcatore, margini, si fanno coincidere i margini con i margini senza allungare il tessuto della manica. Bisogna proprio lasciarlo, il tessuto della manica, morbido. E blocco con gli spilli. Io preferisco mettere gli spilli in questo modo, quindi diciamo paralleli ai margini, perché blocco meglio il tessuto. Per me il tessuto rimane più fermo. Qui coincide tutto perfettamente, quindi ora quello che presto attenzione sono i margini. Molto importante è il passaggio tra il colmo manica e il primo marcatore. Dobbiamo proprio inserire i due indici all'interno dell'incavo e della manica, in modo da posizionare. Non bisogna allungare il tessuto della manica, assolutamente no, perché altrimenti vi trovate la manica che è molto più grande rispetto all'incavo. Lo dovete lasciare proprio morbida, in questo modo, così. E poi girare leggermente il tessuto in questo modo. Lo blocchiamo con gli spilli. Questa è una manica a giro molto semplice, semplice nel senso che non c'è la manica che è più grande dell'incavo, ha solo qualche millimetro in più, quindi è molto semplice da posizionare. Questa è la parte sotto. Molto importante è bloccare la manica sull'incavo con tanti spilli. Poi vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto. Anche se ho gli spilli in mezzo, cerco di fare delle lineette, tutti i puntini molto vicini. Dopodiché vado ad imbastire, e anche l'imbastitura è molto importante, tenere sempre la manica rivolta verso l'alto, verso di noi, e non imbastire sulla giacca, in questo modo.
E poi per ultimo vado a cucire a macchina, e quando cucio a macchina anche il lago deve entrare per primo sul tessuto della manica. Devo tenere la manica in questo modo, così. Se qui io ho la macchina da cucire e ho il lago che mi entra in questo modo, questo supponiamo che sia il lago, devo tenere la manica in questo modo, il cerchio verso l'alto. Quando ho la cucitura a macchina è opportuno partire 2-3 cm prima della cucitura del sottomanica. Faccio la cucitura tutto attorno e poi rifinisco i margini di cucitura. In questo caso li rifinisco, nella maggior parte dei casi vengono rifiniti con i margini uniti. Manica applicata, questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questa sul rovescio del tessuto, cucita e rifinita. Manca l'altra manica e poi la giacchina è terminata. Giacchina completata. Ho anche messo un bottone decorativo. La chiusura è fatta con l'automatico, è solo rimesso sopra. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è anche il link per il video chiusura cinturino senza asola con bottone e automatico, come è in questo caso. Nel cartamodello TT-CAD c'è questa linea sul davanti tratteggiata, rappresenta il centro davanti. Io ho applicato l'automatico perfettamente centrale rispetto alla linea tratteggiata. La chiusura potete decidere voi se farla come nel mio caso all'inizio dove c'è il girocollo, a metà, o chiuderla tutta quanta. Oppure si può anche lasciare la giacchina aperta senza nessuna chiusura. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!